Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere uno dei miei migliori moduli di sempre ragazzi, un modulo che mi ha fatto veramente tanto divertire, che attualmente sto continuando a utilizzare e mi sta facendo fare tante win consecutive, ma soprattutto mi fa divertire, che è la cosa principale, e ora ve lo farò vedere. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione potete semplicemente supportare il canale, quindi non pagate i prodotti un centesimo di più, ma è un modo soltanto per supportarmi, ecco. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica, quindi per tutti i prodotti videoludici mi raccomando passate da lì. Tra l'altro all'inizio video avete visto, avete anche il buono sconto, un piccolo sconticino da poter utilizzare. E sono aperti sempre anche gli abbonamenti ragazzi, quindi per chi invece volesse supportarmi in maniera ancora più importante, sono aperti abbonamenti a dei prezzi veramente irrisori ragazzi, perché non costano niente se non pochissimi euro, e tra l'altro vi darebbe la possibilità anche di sbloccare comunque dei contenuti in esclusiva, oltre che un supporto a me, del quale appunto ne sarei molto grato. Andiamo subito ragazzi a vedere il modulo in questione, ed eccolo qui ragazzi. È una sorta di 352, ma anche qui diciamo che ci potrebbero essere, come altri moduli già usciti in passato, più moduli in uno, perché comunque alla fine della fiera abbiamo tante persone in tutte le zone del campo. Ora andiamo ad analizzarli. Quindi il portiere ragazzi, io vi lascio la libera interpretazione, anche se vi consiglio con questo modulo una difesa 3, un portiere difensivo. Io lo utilizzo con un contropiede veloce e va bene anche con altri stili di gioco. Questo modulo forse insieme quindi al contrattacco, diciamo che sono i due stili predominanti per questo modulo. Però provato comunque con possesso pallo, vie laterali, può andare bene. Considero anche il passaggio lungo insieme al vie laterali, perché comunque alla fine della fiera in entrambi verticalizzi molto, e questo è comunque un modulo molto verticale, che dà anche la possibilità di giocare sulle fasce, perché abbiamo due esterni molto rapidi e molto veloci. Quindi passato il portiere, che vi consiglio difensivo, io utilizzo un terzino difensivo come centrale. Maldini lo può fare. Se non avete questo Maldini o comunque una carta simile, va bene anche uno sviluppo ragazzi. Fondamentale velocità e difesa, poi se c'è anche un pizzico di tecnica comunque non è male. Colpo di testa, quindi contatto fisico, i soliti parametri da difensore, però in più ragazzi devono essere veloci ragazzi. Con la difesa 3 soprattutto devono essere veloci. Non possiamo permetterci di giocare con dei difensori che magari sono molto forti sotto altri aspetti, magari difensivamente, però non sono veloci. Questo Maldini fa il caso nostro, perché lui è sia forte difensivamente, fisicamente, tutto quanto, ma è anche molto veloce ed è anche bravo tecnicamente, quindi lui che è una carta completa. Però qualora appunto non abbiate lui, qualora appunto non ci sia lui presente nella vostra rosa, ragazzi, un difensore che abbia comunque questi parametri. Idem con patate per Beckenbauer, quindi continuo il discorso dicendo che è importantissima la velocità, anche come ho fatto io in questo caso, una build un po' più veloce, leggermente un puntino meno difensiva, però ragazzi fidatevi che ne varrà la pena. È il trucchetto questo per avere una difesa top. Ormai ci sono tantissimi giocatori che sono ultra rapidi, ultra velocissimi, e non possiamo appunto avere più difensori come prima, magari un po' più lenti e magari più forti fisicamente, più con altre caratteristiche. In sostanza meglio, io penso in questo momento sia meglio buildare un giocatore un pelino magari meno tecnico, come per dire un difensore, ecco, in questo caso, perché poi i centrocampisti un po' cambia la musica, per un difensore magari farlo un pelino meno tecnico, quindi anche abbassandogli anche a 75, a 70 in questo caso di Beckenbauer la tecnica individuale, però comunque molto rapido e veloce, in modo tale che possa recuperare all'occorrenza le fughe dei vari Messi, Mbappé e via dicendo.
Qui davanti a loro metto un incontrista, ragazzi, quindi avete notato sono 3 stili diversi, quindi terzino difensivo, sviluppo e incontrista. Come dicevo prima, qui se non avete terzino mettete un altro sviluppo. Qui invece, ragazzi, è fondamentale l'incontrista, quindi mentre gli altri due sono sviluppo, questo è importante che sia incontrista. Perché incontrista, ragazzi? Perché qui questa carta deve fare il movimento da finto mediano, nel senso che più di una volta si troveranno fianco a fianco Van de Ven e Vieira con questa squadra che ho io. Di conseguenza anche lui forte fisicamente, forte nei contrasti, insomma nella difesa in generale, è molto molto veloce, ragazzi. Tecnica, come potete vedere, lui, a parte il dribbling che ha un parametro un po' esagerato per dire che sia un difensore, però come potete notare il possesso stretto e il controllo palla ce li ha relativamente bassi, comunque, perché ripeto è un difensore, di conseguenza non mi interessa che abbia chissà quali parametri, diciamo, di passaggio o di lancio lungo o di quello e di quell'altro. Mi interessa soprattutto però che sia forte fisicamente, che prenda bene i palloni di testa e che corra, che sia molto molto veloce. Lui, anche lui molto completo. Se non avete lui va bene un altro incontrista ma con queste caratteristiche. Qui, ragazzi, io ci metto un mediano incontrista e poi vedremo anche le istruzioni. Comunque, in sostanza, questo Vieira è uno dei mediani più forti del gioco. Qui diciamo che oltre alla velocità è importante la tecnica, anche perché ovviamente sono loro poi che fanno ripartire l'azione, quindi devono avere un minimo devono un minimo saperci fare con i piedi. La difesa, ragazzi, importante, ma diciamo che a differenza di un difensore dove deve avere comunque dei parametri abbastanza alti, possiamo permetterci di avere dei parametri sì alti ma non di certo come un difensore. Questo Vieira, vabbè, lui è incredibile, però parlo per dire per una carta Potvo o una carta magari insomma di qualche pacco, non è importante, ragazzi, che siano per forza con dei parametri con 90 di comportamento difensivo, perché sennò sarebbe un difensore. Va bene come c'ha lui, un 79-80, un contrasto magari anche 83-84, 85, aggressività 85, coinvolgimento 83, sarebbe una carta che va benissimo, cioè tipo un Barella, ecco, potrebbe andare benissimo. Devono avere chiaramente tecnica, come già detto, perché fanno ripartire l'azione. Pirlo, ragazzi, come CC è incredibile, riconquista palla, fa dei passaggi top, è molto forte difensivamente, perché lui in realtà questa carta mi pare nasca come mediano, quindi velocità è buona, non è eccelsa, però per fortuna diciamo vicino a Vieira, che comunque è molto veloce, e una difesa super veloce alle spalle, quindi lui si può permettere di essere anche un pelino meno lento, però su di lui ho puntato più che altro sulla qualità più che sulla velocità, ragazzi, perché a fianco a lui comunque c'è tutta gente veloce, quindi ho detto a lui se lo faccio anche un pelino più lento però molto forte tecnicamente va benissimo uguale. Di conseguenza ho voluto fare questo tipo di scelta. Se non avete Pirlo va bene anche un Modric, va bene anche un Pedri, l'importante è un Kimmich, però ragazzi l'importante è che un minimo, ecco, riconquisti anche palloni, che non sia solo un centrocampista magari fortissimo tecnicamente ma che poi non riconquista palla, ecco. Poi trequartista, ragazzi, qui ci sono diciamo diverse soluzioni. Questa soluzione che ho adottato io secondo me è quella che per il momento mi sta facendo girare meglio la squadra, ed è un regista creativo come Wesley Sneijder, trovato poco tempo fa con i contratti mirati, molto molto forte, molto interessante questa carta, ha una tecnica pazzesca, ha un passaggio rasoterra pazzesco, è anche abbastanza veloce, comunque c'è un bel body type, quindi si inserisce bene anche se ha solo 80 di velocità e di accelerazione 84. Comunque, ragazzi, diciamo che fa molto bene il suo, si inserisce quando deve. È ovvio che essendo regista creativo starà più diciamo ad attendere che a buttarsi perennemente dentro come invece un giocatore chiave, però è quello che io voglio, perché voglio appunto che ci sia un punto d'appoggio. Già si inseriscono tutti gli altri, voglio che comunque dietro ci sia qualcuno che eventualmente è pronto a fare da sponda, a ricevere palle e magari smistare subito dall'altro lato. Qui Bebetto, ragazzi, senza palla. Questa carta è fondamentale, ragazzi, che sia un senza palla.
Se non ce li avete o non vi piacciono questa tipologia di giocatori, ho pensato per voi appunto, e l'ho anche testato sul campo per vedere comunque se funzionava, che può andare bene anche un regista creativo come seconda punta, e a questo punto come trequartista mettere magari un tra le linee, cioè ci sono diversi tra le linee molto forti, quindi fare un po' l'inverso, quindi qui al posto del senza palla eventualmente il regista creativo seconda punta, e al posto del trequartista regista creativo metterci un trequartista tra le linee. Vedete voi un pochino chi, vi ho dato diciamo un po' le idee, le dritte su come deve essere questa carta. Dicevo comunque questo bebetto senza palla mi ha veramente stupito, e ormai da un po' di tempo che lo butto dentro in questi moduli, soprattutto in questi particolari, perché con i suoi movimenti appunto senza palla che fa per attirare a sé la difesa e lasciare i buchi diciamo per gli altri giocatori, spesso e volentieri apre praterie da percorrere per andare a fare gol, o delle volte si trova lui stesso smarcato, perché comunque magari fa dei movimenti in cui alla fine della fiera riesce a mettersi in un punto che diventa fastidioso per le difese avversarie. Qui ragazzi io in attacco metto due ale prolifiche fondamentalmente da quasi stesse caratteristiche, quindi molto veloci, forti tecnicamente. Douglas Costa è carta incredibile, nei contratti mirati forse lo trovate ancora se non mi ricordo male. Ousmane Dembélé ragazzi è una carta veramente pazzesca, molto forte, segna, velocissimo, tecnica, c'ha tutto, oltre che spesso e volentieri lo troviamo comunque sempre in forma. E ragazzi in avanti invece opportunista come Kylian Mbappé. Questa carta è fenomenale, vi consiglio di mettere un opportunista e non altri stili di gioco lì davanti. Poi se volete fare chiaramente tentativi provateli giustamente. Comunque ragazzi con queste caratteristiche, tecnica e soprattutto finalizzazione, quindi gol, ragazzi lì davanti deve fare gol e basta, e chiaramente un minimo di tecnica anche per gestire la palla, perché altrimenti sarebbe ingiocabile, no? Se non riusciamo a tenere un minimo di pallone tra i piedi. Qui sulla destra o sulla sinistra come volete voi, però vi consiglierei più sulla destra di metterci, se volete un'alternativa, un taglio al centro. Io infatti adesso vi faccio vedere la mia panchina, mi porto questo Messi che è taglio al centro, ragazzi, è veramente incredibile, perché spesso e volentieri si creano dei varchi che Messi tagliando al centro appunto va a occupare. Vediamo la panchina, mi porto due difensori ragazzi che comunque possono eventualmente dare il cambio a quelli che ho, che sono un incontrista e un altro terzino difensivo o anche di sviluppo, attenzione, però ragazzi queste carte mi piacciono e quindi uso loro. Gilberto Silva come collante, perché può funzionare con collante al posto di Vieira eventualmente. Questo Gnabry ragazzi fortissimo, tra l'altro specialista di cross. Eventualmente se decidessi di mettere un attaccante che mi fa divertire appunto con i cross, con i colpi di testa, anche se non ce l'ho in questo momento, quindi è un pochino inutile averci uno specialista di cross e poi non ho un colpitore di testa, però insomma lui, ma magari mi posso portare un Haaland, un giocatore del genere, magari fare un piccolo cambio. Comunque in sostanza un altro esterno ragazzi, Serginho, trovato da pochissimo, qualche giorno fa, molto interessante sta carta, anche lui specialista di cross, l'ho messo e mi è piaciuto. Beckham, come vi dicevo prima, qualora volessi fare una sostituzione dal punto di vista di togliere magari Snyder e mettere Beckham, sicuramente una carta che non lo fa rimpiangere molto forte anche lui, e in quel caso metterei Nkunku, come già detto prima, come seconda punta del regista creativo. Una carta base molto forte e quando lo uso comunque non mi delude mai. Rummenigge opportunista, può fare sia la seconda punta che la punta, quindi è perfetto, eventualmente in sostituzione a Mbappé. Messi e Digno comunque ragazzi sugli esterni o eventualmente come seconda punta. Neymar idem, attaccante di rientro, può essere interessante al posto di Bebetto, attenzione, da non sottovalutare questo attaccante di rientro messo lì, perché farà dei movimenti molto simili al trequartista, però si butterà anche un po' di più in avanti, quindi attenzione ragazzi, perché può creare veramente delle situazioni
interessanti. E poi mi porto questo Çalhanoğlu, che è un collante, però lo utilizzo come CC eventualmente al posto di Pirlo, anche lui molto forte tecnicamente, potete notare che ha 97 di passaggio, quindi fa veramente dei passaggi molto molto interessanti. E me lo porto come sua riserva. Le istruzioni individuali, ragazzi, semplicissime: difensivo su il mediano, in linea bassa sempre sullo stesso mediano, che così funge la difesa a 4, quindi è una finta difesa a 3, ragazzi, e alla fine diventa una difesa a 4, molto molto forte, interessante, anche perché comunque consideriamo che Pirlo nel frattempo ritorna lì e si mette a fare il mediano. Sneijder comunque gli darà una mano nella riconquista del pallone, almeno per quanto riguarda la zona del centrocampo, quindi comunque abbiamo diversi uomini, e poi comunque abbiamo sempre una difesa a 4, molto forte fisicamente, molto veloce, quindi sicuramente non è semplice trovare degli spazi. E per ultima il contropiede alla prima punta. Stop, ragazzi, finite le istruzioni. È un modulo che, se lo provate, credetemi, vi farà divertire veramente, perché si creano tante triangolazioni, tante situazioni in cui magari vi liberate improvvisamente una fascia e vi inserite da lì, oppure anche per vie centrali. C'è un bel fraseggio a centrocampo, perché comunque abbiamo Pirlo, Sneijder, Vieira, che insomma di calcio qualcosa e di palla sicuramente qualcosa ne trattano. E in avanti comunque abbiamo la velocità, la rapidità di quei tre, che sicuramente può dar molto fastidio ai terzini e ai difensori in generale della difesa avversaria. Non vi resta, ragazzi, che provarlo e fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!